excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ci ritroviamo per Mattino Milan di mercoledì 9 aprile del 2025, metà della settimana, a 2 o 3 giorni ormai dalla partita di Udine. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi ci supporta attraverso i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, gli abbonamenti. Cliccate il pollicione in su, è gratis, vi vogliamo bene. Grazie Henry, oggi così in contropiede, come l'Inter. Lo so, che devo fare? Vabbè, ma è scritto nelle stelle, dai, quest'anno vincono la Champions League, dai, c'è poco da fare, complimenti all'Inter, bravi. La quarta, se non erro, bravissimi. Ringraziamo Harry Kane, ringraziamo tutti quanti. Ma ora, devo fare una piccola confessione, poi iniziamo. Ieri mi sono visto tutto l'evento, pre-partita e post, ma non per qual motivo strano, ma perché la Champions League proprio mi manca un po'. Anche a me. Mi manca, stavo pensando, mentre a metà del secondo tempo circa, quando l'Inter non riusciva più a uscire dalla metà campo, c'è stato un momento per 5-10 minuti in cui veramente non riusciva a uscire più verso il 60, 70esimo, 80esimo. E mi sono ricordato di quanto poco ci si sedeva sul divano in quei momenti, cioè appoggi le chiappe tanto così sul bordo del divano, talmente sei dentro, e di quanto invece adesso ultimamente sono sprofondato invece sì, e tanto non mi interessa quasi più niente, cioè proprio manca stare male, cioè che brutto da dirsi, però no, si manca quell'adrenalina lì, dai, manca quel brividino da Champions, ecco. Va bene, ma noi, Henry, giustamente, cosa facciamo ad aprile? Bel periodo per andare a Miami, se non erro. Bravo, stavo pensando, ma noi cosa possiamo fare verso Pasqua? Pasqua a Miami, Natale a New York, sì. a ribadire chi è che comanda, e Ferragosto a Londra, a fare i colloqui. Eccoci qua, Furlan a Miami per impegni commerciali, dopo che era stato a Dubai un mesetto fa circa. Casting interrotto, Corsa 2 sono ovviamente i soliti noti, Parati, sono Tare ed Amico, D'Amico e Tare ed Amico, nel mentre si va a Miami per gli impegni commerciali. Ormai, giustamente, cosa c'è scritto? AC Milan SPA. E quindi siamo questo diventati. Un'azienda che vende maglie, che fa accordi commerciali, che riempie lo stadio di spettatori paganti, che ogni tanto si ricorda di fare qualche partita qua e là, ma che tanto vabbè, non è interessante. Questo siamo diventati, una bella azienda. Perché io, scusa un attimo. Mm. Il gruppo di lavoro integrato, una grande famiglia che decide, che prende le decisioni, fior di professionisti, tecnicamente soprattutto lato corporate, no? Lato commerciale, lato sponsor. Perché deve andare Furlani a Miami? Perché è la D, ma in realtà lui potrebbe anche andare a Miami in veste di AD per gli impegni commerciali, e allora Ibra o chi per esso continua nel caso, se deve fare 2 chiacchiere con D'Amico, se deve fare 2 chiacchiere con Tare, continua lui. Perché il gruppo di lavoro non esiste, cioè non so come No, dirlo. ma volevo arrivare proprio lì. Il punto è, se Furlani è andato a New York a ribadire che è lui che decide la parte sportiva, bene, allora decidi la parte sportiva, perché se poi per accantonare, cioè per mettere in primo piano parti non sportive, devi lasciare sguarnita la parte sportiva, cioè mettere in stand-by casting, aspettare, non prendere il direttore sportivo al 9 di aprile, allora che senso ha?
Cioè allora se vuoi essere il mangiafuoco della parte sportiva, benissimo, però allora a Miami ci mandi qualcun altro. Cioè qui mi sembra che si vuol fare sempre tutto, sempre lui, e poi del resto sì, chi se ne frega. Poi appena Ibra va a parlare con Cardinale per stare a Londra, eh no, devo decidere io. Ma Giorgio devi andare a Miami, a Dubai, impegni commerciali, le partnership. Sì, sì, ma ci vado. Ma il 9 aprile il direttore sportivo non c'è. Eh no, decido io, li faccio io cioè mi sembra veramente ogni giorno qui ce n'è una nuova, ogni giorno succede qualcosa. E intanto gli No, altri siccome ho già letto qualche giustificazione del fatto che comunque tipo d'amico è impegnato, quindi si può anche non correre. È una giustificazione peraltro che può avere anche una certa dose di plausibilità, mh, ma ve lo dico proprio col cuore. Sono 2 anni che accampiamo scuse per giustificare cose che in realtà poi i fatti han dimostrato erano 1 scuse quelle e 2 la realtà dei fatti era esattamente il contrario. Purtroppo, anche se in teoria potrebbe essere plausibile il fatto che, insomma, non c'è bisogno di finalizzare un accordo se un direttore sportivo sta ancora lavorando per un'altra squadra nel caso, ci sta come ragionamento, non ci sta nel Milan, lo vedrete nei prossimi tempi. Vabbè, salutiamo la D che si gode il sole di Miami tra uno sponsor e l'altro e noi andiamo invece a Milanello dove purtroppo Kyle Walker si è fatto male anche in maniera non particolarmente leggera visto che ha avuto una frattura del gomito destro operato ieri già per ridurre appunto la frattura, operazione riuscita. Rivedremo a questo punto Alex Jimenez, Filippo immagino. Terracciano, Sì. Alessandro Florenzi. Sì, immagino questi siano i nomi, posto che in realtà siamo a inizio aprile, era più o meno il periodo designato, settimana più, settimana meno, per l'avvicinamento al rientro di Emerson Royal, no, se non erro erano 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 3. No, vado a calcoli, cioè non fare quella faccia. No. Ho vissuto bene, No, lo so. continuerai a vivere anche nei prossimi anni. Cioè. No, lo so, te lo dico perché Emerson Royal, oltre a far la spesa all'Esselunga, come abbiamo visto con le Crocs, dovrebbe anche tornare a giocare a calcio, ma non perché io voglia vederlo, dico che il periodo più o meno dovrebbe essere quello. Detto questo, penso che giocherà Jimenez, Sì, Alejandro. sì, 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 giocherà Leandro Jimenez. Penso proprio di sì. Va bene, chiudiamo con un discorso in realtà vecchio, ma oggi ce lo siamo ritrovati su Gazzetta, quindi giusto per ribadire un concetto. Maignan dentro o fuori, nuova offerta a Milan, rinnovo da 4,5 e l'ora della scelta. No, no, come al solito. Rispettabilissimo quello che scrive Gazzetta dello Sport e non sto a commentare quello che scrive Gazzetta dello Sport, io vi dico quello che so io. Non c'è né una nuova offerta né l'ora della scelta. Maignan e il Milan si sono già stretti la mano sull'accordo. Maignan sta solo aspettando che qualcuno da casa Milan, tra un Dubai e Miami e l'altra, tiri sul telefono e dica vieni qua che formalizziamo l'accordo e mettiamo nero su bianco la firma. Solo questo manca. Non c'è da accordarsi sui 4,5, non c'è da accordarsi su una cifra al rialzo, al ribasso, diversa, la scelta, è un gol preso, un gol. No, è già stato fatto. Se qualcuno però dopo aver stretto la mano se la nasconde in tasca, questa è un'altra questione. Non deve scegliere Maignan, deve scegliere chi la mano l'ha stretta e proseguire sul fatto che ormai l'accordo l'aveva già trovato. È inutile che si rimangia nel caso. Se la questione non va a buon porto, perché qualcuno si è rimangiato una stretta di mano. Ma Poi d'altronde, conoscendo i personaggi, potrei anche aspettarmela. Poi io so, perché tanto arriverà, perché arrivano sempre.
i commenti, ma cosa ne sapete voi di Maignan, chi ve l'ha detto, non è possibile, quella è la campana di Maignan, la campana del Milan magari è quella giusta. Come quella di Teo. Sì, uno, come quella di Teo. 2, se poi tra Maignan dovesse andare via e tra 1 anno e mezzo, 2, 5, viene a dire avevo un accordo con il rinnovo per il Milan, ma si sono rimangiati la parola, e esce lui direttamente con un'intervista, non so quando, come e perché, stile Lopetegui, quando si diceva che Lopetegui non l'avevi mai trattato e lui ti viene a dire invece avevo l'accordo col Milan, poi hanno fatto retrofront. Poi non venite a quel punto lì a dire ma allora con Maignan avevate ragione, o ma allora con Maignan era come avevate detto voi. Voi siete liberi di non credere a quello che vi stiamo dicendo qui e ora, il 9 di aprile, cosa che vi diciamo in realtà da un mesetto, cioè che Maignan e il Milan l'accordo ce l'hanno, va solo formalizzato, ma qualcuno sta aspettando, sperando che non si rimangi la parola. Se poi però succede, e vi diciamo che è così, e tra X tempo Magnano, la gente di Magnano, chi per lui, vi viene a raccontare come sono andate effettivamente le cose, poi non venite a dirci caspita, allora forse era come dicevate voi, perché noi ve lo stiamo dicendo adesso che è così. Poi se volete crederci, come si è verificato poi spesso in tante altre situazioni, bene, se non volete farlo, liberi di farlo. Vabbè. No, sarebbe credere a chi ha portato il Milan nono. Io inizio a pensare davvero che ci sia una sorta di sortilegio, di incantesimo che avvolge ancora le menti, perché vabbè. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti ragazzi, cioè, sviluppiamo un po' di pensiero un po' più profondo, cioè, vi prego, cioè, se no davvero, cioè, stiamo qui a credere, a dare credito, a sperare e a fare non so cosa verso chi va a Miami, a Dubai, a New York, fa tutti i cinepanettoni possibili, perché li sta facendo a tappe tutti quanti per accordi commerciali, e ha portato, come dicevi tu, il Milan nono. Ragazzi, sviluppiamo un po' di pensiero un po' più alto, vi prego, grazie. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.